Dici chi sei? Sono Mario, sono musicista. Negli ultimi anni potrei dire di essere anche un viaggiatore. Perché stai facendo questa intervista, Mario? Penso che oggi siamo qui per parlare di viaggi. Descrivici un po' per sommi capi il tuo viaggio tipo. Qualcuno direbbe semplicemente un viaggio alla cazzo. A cazzo! Sì, a cazzo, esatto. È un viaggio senza organizzazione perché so che non ce n'è bisogno. E anche stanotte non sappiamo dove dormire. Io sto cercando un posto per dormire più economico. So che non ti serve davvero organizzarti tante cose e quando meno ti organizzi più sei aperto a quello che può succedere. È un viaggio che si costruisce giorno per giorno, un po' sul filone segui il flow e tutto andrà bene. Un qualcosa di karmico. Assolutamente sì. E Mario, cosa ti fa paura quando intraprendi questi viaggi, un nuovo viaggio? E cosa ti spinge invece a continuare? Quello che ti posso dire è che prima di prendere l'aereo ho sempre un po' quell'ansia di dire che cosa succederà, andrà bene, non andrà bene, però è un'ansia che sparisce appena sono sull'aereo e tutto questo lascia spazio all'adrenalina, a quello che potrebbe succedere. Cosa mi spinge a continuare? Quello che succede ogni volta durante i viaggi. Conoscere nuove culture, vedere nuovi posti, sviluppare nuove idee e il poter avere storie da raccontare. Quando hai iniziato? Penso 2016 con la mia ex e poi ho iniziato a viaggiare da solo per mettermi alla prova, per vedere effettivamente quanto mi piacesse e ho scoperto che effettivamente mi piaceva tantissimo. Quindi facci capire come funziona. Tu decidi una meta e... Il viaggio tipico è questo: vado su Skyscanner, metto Italia ovunque, inizio a vedere praticamente le varie mete, che ne so, c'è Budapest, 13 euro, non ho mai visto Budapest, mi piace Budapest, è perfetta per andare. Generalmente succede questo, che cerco di prendere i 2 aerei di andata e ritorno da 2 posti differenti in modo da poter vedere più posti e in modo da poter viaggiare nel mentre. Quindi diciamo che uno dei perni è anche questo fattore low cost. Sì, assolutamente sì, potrei dire che è un po' uno stile di vita, nel senso che anche quello secondo me fa parte del seguire il flow. E dove dormi, Mario? Il dove dormo non lo so mai, però so che ci sono tante soluzioni. C'è Couchsurfing, c'è Booking, c'è Airbnb, ci sono persone che puoi conoscere e ad esempio la cosa bella di Airbnb o Booking ti danno la possibilità di prenotare anche molto tardi, quindi vedo quello che succede e se alla fine non trovo niente probabilmente prenderò un B&B, però la maggior parte delle volte capita sempre qualcosa. Raccontaci un aneddoto impossibile. Primo aneddoto impossibile che mi viene in mente, aneddoto del primo viaggio. Alice mi aveva invitato per questo viaggio di una settimana tra la Svezia, Danimarca e la Germania. Sono le 6 del pomeriggio, siamo a nord di Copenaghen e non sappiamo dove dormire, siamo in un parco giochi, arriviamo alla reception per chiedere la connessione, chiamiamo un ostello tutto pieno, il secondo tutto pieno, al terzo troviamo alla fine un piccolo bungalow, quindi da lì abbiamo un indirizzo, iniziamo a chiedere indicazioni, troviamo questa ragazza super gentile, ci dice che autobus prendere, ci dice ok dovete prendere un altro treno, usciti dalla stazione, dovete fare 2-3 km e arriverete a questo posto. Usciamo dalla stazione e ci troviamo praticamente su questa super strada con doppia corsia e destra e sinistra Valle di Fieno. Era buio, non c'era neanche un lampione, fino a che a un certo punto non vediamo questa lucettina minuscola in super lontananza e dopo più o meno un altro chilometro ci ritroviamo davanti questo mulino, arriviamo davanti alla casa e c'era questa porta stile Dawson Creek, immagina questa porta bianca con questa lastra, ti affacci e vedi questo divano con questa tipa sopra con la musica soft che sta leggendo un libro. Alza lo sguardo, ci vede, si avvicina alla porta e noi le chiediamo indicazioni per l'ostello e ci dice guarda è proprio poco più giù e ci dice però se avete bisogno non vi preoccupate, potete anche venire qua. Arriviamo al bungalow, era una stanzetta così piccolissima, un tavolo in mezzo e i nostri letti erano praticamente le panche dove ci si sedeva con i cuscini delle sedie e quindi alla fine torniamo indietro e le chiediamo ospitalità. Questa tipa ci prepara il caffè, il tè, tutta la sistemazione a terra con le coperte, le cose e la cosa assurda, al piano di sopra c'era praticamente il figlio che avrà avuto 7-8 anni insieme a un amichetto che stava dormendo e quindi questa tipa nel mezzo del nulla, nelle campagne più assolute, ha deciso di ospitare 2 persone che sono andate lì a bussare alla porta
con i figli sopra che dormivano. La mattina dopo ci offre anche la colazione e le chiediamo indicazioni per raggiungere, eravamo vicino al Louisiana Museum, chiama il marito, ci mette in macchina e si fa 25 minuti di macchina per accompagnarci e ci lascia lì. E lì ho iniziato a farmi due domande e ho detto ok, dobbiamo sperimentare di più, dobbiamo capire di più, è possibile effettivamente affidarsi agli altri? Il mondo non è come lo descrivono, se non hai paura, se lo affronti con lo spirito giusto, le persone sono pronte ad aiutarti. Troverai tantissime persone che sono pronte a fare qualcosa per te senza aspettarsi nulla in cambio. Cosa è cambiato di Mario Verdini da 5 anni a questa parte? È cambiata la concezione di vedere le cose, ho sviluppato sicuramente questa passione, questo attaccamento ai viaggi che ho cercato di raccontare. Dove li racconti i tuoi viaggi, le tue cose? All'inizio scrivevo dei diari di bordo, poi ho detto ok, no, voglio condividere questa cosa perché è una cosa per me super importante e quindi ho iniziato a fare le storie su Instagram dove mettevo delle foto e spiegavo quello che succedeva. E a un certo punto non ero contento perché dicevo sì, posso mettere la foto, posso raccontare, però non è come viverlo. Per me era importante che passasse questo spirito, l'idea che tutto questo è casuale e che quindi tutto può cambiare mentre sei in viaggio e che succede tutto in un modo così naturale che ho detto ok, devo fare dei video. Voglio catturare quei momenti in cui io conosco queste persone, raccontare, catturare quello che succede. Com'è intraprendere un percorso di vita totalmente nuovo? La parte difficile non è viaggiare, non è fare dei video, non è imparare un programma nuovo. La parte più difficile per me è stata trovare il coraggio di ammettere a me stesso, dopo 5 anni in conservatorio, e dire ok, in questo momento io non voglio fare il musicista, voglio assecondare quello che mi dice questa vocina che ho in testa da anni, che mi dice gira il mondo, conosci cose, vivi e nutriti di altre culture, impara, sperimenta, mettiti in gioco. E invece cosa vorresti conservare di te il più a lungo possibile? Il mio spirito, la curiosità, la voglia di innamorarsi sempre, proprio lo spirito da viaggiatore che ti fa vedere sempre le cose con questi occhi. Ho gli occhi ingenui da bambino che riscoprono un po' tutto, anche se non sei più un bambino. Lo spirito di poterti sempre mettere in gioco. Ultima domanda, signor Mario Verdini. Dici un oggetto che per te è imprescindibile, cioè c'è sempre con te. Al momento l'oggetto imprescindibile è la GoPro, ma l'altro oggetto imprescindibile questo che mi accompagna da 6 anni e quando sono con questo addosso mi sento che sono in viaggio, mi sento viaggiatore. Un po' il prolungamento dello spirito del viaggiatore di cui ci parlavi. Sì, Qualcosa che vuoi trasmettere a chi ti vede. non abbiate paura, siate ambiziosi, non abbiate paura di farvi delle domande, di mettervi in discussione. Se non siete davvero contenti di quello che state facendo, se c'è l'idea di fare qualcos'altro, come direbbe il buon Mike, arrias guys, rischiate, perché solo così potrete davvero dire di aver vissuto la vostra vita. La cosa imprescindibile per ogni viaggio non è la GoPro, non è lo zaino, non è niente di tutto questo, è lo spirito di adattamento, è l'ottimismo, un buon mood per partire. Se avete questo potete andare dappertutto. Ciao Mario Verdini, in bocca al lupo. Ciao ragazzi, viva il lupo! Fai un brutto del naso. C'è